Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti anche all'ultimo video di questo 2019. Ebbene sì, l'anno sta volgendo al termine e come avrete letto nel titolo io ho pensato di concludere in modo molto classico con i miei preferiti di dicembre, che però questa volta è anche e soprattutto una scusa per fare quattro chiacchiere e aggiornarvi su alcune cosette che mi riguardano, diciamo un po' un life update che fa sempre figo e non impegna, no? Dunque, comincerò col dire che quelli di voi che mi seguono su Instagram saranno un po' più aggiornati perché ne parlo ormai da mesi, per tutti gli altri sarà invece un po' una novità, ma sto per traslocare. Io e mio marito finalmente ci trasferiamo nella nostra nuova casa, una casa alla quale stiamo lavorando da tempo immemore e finalmente potremmo andare a viverci, grazie al cielo. Ciò però significa anche che siamo nel bel mezzo di un trasloco, che il Signore ci assista, perché da accumulatrice seriale quale sono, cioè io potrei essere tranquillamente in un programma di quelli di real time, della gente che vive sommersa dalle cose, perché tengo tutto. Quindi da accumulatrice seriale immaginate la quantità di ciarpame che ho da selezionare ed eventualmente traslocare. Montagne, pile di roba. In più, essendo dei grandissimi organizzatori, abbiamo iniziato a cercare un'impresa di traslochi con troppo ritardo e non l'abbiamo trovata. Risata satanica. Questo significa, uno, che sto avendo un esaurimento nervoso, ma due, che stiamo facendo il trasloco un po' noi a braccia nude, a mani nude. Mentre i mobili e le cose più ingombranti, quelle che non possiamo spostare noi, verranno traslocate a un certo punto a gennaio. Quando? Ma chi lo sa? Sorpresa! Il che implica un lungo periodo transizionale nel quale saremo un po' di qua, un po' di là, un po' su, un po' giù, incasinati un po' a 360 gradi e quindi non so ancora dirvi con certezza quando ricomincerà la programmazione qui su questi canali, perché se di solito mi prendevo qualche settimana così a cavallo della fine dell'anno e si ricominciava, diciamo, metà gennaio, quest'anno Dio solo sa. Spero che resterete con me, che mi aspetterete, che non partirete per altri lidi, perché ho bisogno che mi stiate vicini. Sarà un lungo trasloco, un trasloco abbastanza snervante. La buona notizia però è che nella casa nuova avremo insieme tutta una zona dedicata solo a riprese video, progetti fai da te, tutte le mie passioni, una sorta di piccolo loft separato dalla casa principale, tutto dedicato a noi. Quando sarà presentabile, magari, se vi interessa, faremo anche un bel room tour. Quindi statemi vicini, aspettatemi, tornerò, credetemi tornerò, anche perché c'ho tutta una zona pensata solo per girare i video, sarà già che adesso smetto di girarli, ma insomma, E se invece nel frattempo volete tenervi aggiornati su quel che mi capita, seguitemi su Instagram, perché trasloco permettendo continuerò a pubblicare stories un po' tutti i giorni. Se non mi seguite trovate il link al mio profilo nella info box qui sotto il video cliccando su Mostra altro. Volendo potete seguirmi anche su Facebook, le stories le trovate così, riportate anche lì. E questo era il primo grande aggiornamento. Il secondo è un po' meno eclatante, ma riguarda comunque la programmazione non tanto del mio canale di YouTube quanto del mio blog. Se leggete il mio blog, infatti, saprete che ho pubblicato ogni lunedì per un sacco di tempo i miei accessori fatti a mano. Devo essere sincera, non lo farò più per diverse ragioni, ma la più importante è che ho un po' perso l'ispirazione. Creo accessori ormai da anni, mi sono fondamentalmente un po' stufata, oltre ad avere la casa piena, perché va bene i mercatini, va bene quello e quell'altro, ma poi ho un sacco di cose ancora da traslocare, peraltro, che ridere. Perciò niente più post con gli accessori del lunedì. Non credo che nessuno di voi si dispererà per questa notizia, ma ci tenevo a dirvelo perché quindi cambierà anche un po' la programmazione sul blog. Come? Ancora non lo so, anche lì sarà un po' una sorpresa. Credo in linea di massima invece che manterrò la pubblicazione dei video il mercoledì perché mi piace un po' così centrale nella settimana. Ma tant'è, insomma, seguitemi e vedrete, scoprirete tutte le novità che riguardano sia YouTube sia il blog. E con questo sono finite anche un po' le novità sulla mia vita. Voi invece? Non vi ho ancora chiesto come state? Tutto bene? Novità all'orizzonte? Fatemi sapere se vi va nei commenti a questo video oppure scrivendomi un po' dove preferite, su Instagram, su Facebook, su Twitter, come vi piace di più, anche sul blog, perché no?
Bene, direi che dopo questa lunghissima introduzione, questo life update, possiamo cominciare invece con i miei preferiti di dicembre, che sono un po' meno come quantità, perché non volevo che questo video durasse 7000 anni, ma sono comunque cose che mi stanno piacendo molto, che mi sono piaciute molto nel corso del mese di dicembre, alcune interessanti e tenute un po' da parte per analizzarle fino in fondo prima di poterle condividere con certezza, quindi anche cose sulle quali ho ragionato un po' di più. Se voi siete pronti, io direi di cominciare con la prima categoria, che è quella della cura della pelle. Ho soltanto un prodotto da consigliarvi per la categoria della cura della pelle, ma è uno di quelli che, come dicevo poc'anzi, ho preferito testare un po' più a lungo prima di parlarvene, principalmente perché è abbastanza caro. Parliamo di circa 170 euro, che non so proprio bruscoletti, anche se nel mondo della cura della pelle, come saprete, ci sono prodotti che costano anche molto, ma molto di più, perché lì a volte si arriva proprio alla follia, le creme che costano 900 euro, 500 euro. Questo però è già un discreto spendere e quindi prima di consigliarvi il prodotto che sto per mostrarvi ho voluto testarlo almeno per 3-4 mesi e alla fine però eccoci qua. Ha superato il test del tempo. Di cosa sto parlando? Di una crema per il contorno occhi e labbra della Sisley, la Integral Anti-Age. Ora, se conoscete il brand Sisley saprete che si tratta di un marchio top di gamma, e il che spiega anche il prezzo discretamente elevato. Saprete anche che ho un'ossessione per il contorno occhi, che su di me vedo sempre segnato da borse, occhiaie e piccole rughe che iniziano a essere sempre meno piccole. E quindi questa volta ho detto fammi provare una roba proprio top di gamma per vedere come va. All'inizio ero un po' scettica, anche perché i risultati non li vedi dalla mattina alla sera, ma sul lungo raggio, quindi dopo un utilizzo di 3 mesi e mezzo, quasi 4, devo dirvi che ho notato dei miglioramenti. È una crema ricca ma non eccessivamente spessa e oleosa, si assorbe abbastanza in fretta e la si applica appunto sul contorno occhi. Io la stendo anche sotto l'arcata sopraccigliare per tirare anche un po' su questa zona qua, e sul contorno labbra, perché appunto antietà occhi labbra. E peraltro è fornita insieme a questo simpatico aggeggino che è un roller con una testina rotante in metallo che va a decongestionare, perché il metallo è più freddo, quindi sulla pelle, e anche a stendere l'area interessata. Lo potete utilizzare prima o dopo l'applicazione della crema, un po' come preferite. Io di solito lo utilizzo prima, vado a decongestionare e a stendere il contorno occhi e anche un po' la zona delle labbra, e poi applico picchiettando delicatamente la crema. Mi raccomando, quando stendete la crema contorno occhi e anche labbra, non andateci giù pesanti come il muratore con la cazzuola, siate molto delicati, perché meno sollecitate quelle zone lì meglio è, che già le sollecitiamo noi con tutti questi movimenti qua. Quindi in generale devo dirvi che sono soddisfatta. Sì, è molto cara, ma è anche un ottimo prodotto. In più ne basta veramente pochissima, quindi fate proprio attenzione, non stendetene troppa, perché è tutto prodotto sprecato. Proprio un ciucinin sull'unghia, fa un po' tutto. Diciamo che io questa appunto la sto utilizzando da 3 mesi e mezzo, quasi 4, ce n'è ancora, così mi viene da dire, per altri 2 mesi, quindi in teoria un vasetto fa i 6 mesi della sua durata, della sua vita, perché scade dopo 6 mesi, usandolo mattina e sera. Non male, quindi ne serve pochissimo, molto efficace, caro, ma comunque in questo caso un prezzo che ritengo adeguato, mettiamola così. Passiamo adesso alla prossima categoria, che è quella del trucco. Anche per la categoria del trucco un solo prodotto, e di nuovo un prodotto molto caro. Voi direte, ma che è? A sto giro per la fine dell'anno ci devi consigliare solo roba carissima? È anche un po' un caso, però di nuovo è un prodotto che ho acquistato già da qualche mese, ma che ho preferito testare un po' più a lungo, quindi vale un po' lo stesso discorso della crema della Sisley. Che cos'è?
è il Soleil Tan di Chanel, che peraltro si trova proprio solo nei negozi Chanel Beauty oppure online. Tipo se andate, non lo so, alla Rinascente, nei posti dove ci sono tutti i counter delle varie marche, lì non lo vendono, tanto per fare quelli ancora più elitari. Questo se lo vuoi vieni a casa mia a prenderlo, se no... E ne avevo sentito parlare tantissimo, ma veramente da un sacco di beauty blogger, vlogger, eccetera eccetera, già da un bel po' di mesi. E alla fine mi sono decisa, l'ho preso. Che cos'è? È una sorta di terra ma in crema, non so se la vedete, molto molto delicata, molto tenue, perfetta in inverno ed in estate, per dare quel tocco di colore in più senza passare direttamente a un contouring bello tosto. Quindi molto sottile, molto delicata, subtle mi viene in inglese, luminoso, esiste in una sola colorazione che però si adatta a tanti tipi di incarnato diversi. Io la stendo con un pennello da trucco un po' più denso e la vado appunto a sfumare per dare un po' più di profondità e di colore al viso. L'ho usata anche oggi, non so quanto vedrete perché con le luci della D'Urso tutto rimane un po' piallato. Ve la consiglio, in questo momento mi sfugge il prezzo, ma abbastanza alto trattandosi di Chanel. È un po' uno sfizio, diciamo che si vive bene anche senza, però io da appassionata di trucco ne avevo sentito parlare per talmente tanto tempo che a un certo punto, passando davanti a una boutique Chanel Beauty, ho detto senti, mi tolgo sto chiodo fisso che ho in testa e la provo, e devo dire che mi è piaciuto. Un prodotto interessante, un po' diverso dal solito, non la classica terra che in polvere a volte rimane anche un po' più... come si può dire in italiano? Oh, non mi viene la parola. Dull. Perché mi vengono le parole in inglese e non in italiano? Madrelingua, così. Che? Forse perché vedo troppi video in inglese. Comunque un po' più opaca, ecco, questa è la parola, mentre questa è più luminosa e più naturale. Io ve la consiglio, ve la butto lì. Bene, passiamo adesso alla prossima categoria, che è quella delle unghie. Anche per questa categoria ho soltanto un prodotto, che ovviamente è uno smalto, che sorpresa, che novità, che ho però in versione miniatura, minuscolo, perché in realtà era all'interno di una confezione natalizia che poi alla fine mi sono tenuta. Cose che accadono quando uno ha un problema di shopping compulsivo, anche sui regali altrui. E siccome l'ho tenuto, l'ho aperto ben prima di Natale e l'ho già utilizzato svariate volte. Peraltro è anche quello che ho sulle unghie adesso. Si chiama A Kiss on the Chic. Kiss on the Chic. Ed è questo rosso, come posso descriverlo? Un po' più sull'amaranto, un amaranto però vibrante, un bellissimo colore che va bene un po' per tutte le stagioni, molto chic come si evince dal nome, A Kiss on the Chic, invece che A Kiss on the Cheek. Non so se avete capito il gioco di parole. Tanta ride. Molto carino, della OPI, che forse non l'avevo ancora detto perché è talmente una miniatura che capirlo era anche un po' complicato. Bello, bel colore, per una volta non vi parlo di essi, vi parlo di OPI, che comunque è un altro brand di smalti che mi piace moltissimo e che ha 2000 tonalità diverse fra le quali scegliere. Questo mese io vi propongo A Kiss on the Chic. Wow! E passiamo adesso alla prossima categoria, che è quella degli abiti. Ma sì, dai! La parola d'ordine per i miei capi preferiti di dicembre è allegria, buon umore e felicità. Tutto nero, praticamente Morticia Adams, il che è anche un po' una conseguenza del fatto che ho preso di nuovo un po' di chili e che quindi mi sento molto meno a mio agio nel mio corpo, cosa che mi succede abbastanza spesso facendo questa vita da fisarmonica su e giù coi chili. Non ne vado fierissima, ma è parte di quello che sono e non voglio neanche nascondervelo, anche perché è abbastanza difficile nasconderlo. Detto ciò, nei momenti in cui non mi sento a mio agio col mio corpo tendo, così come di default, a vestirmi di nero e spesso a vestirmi anche con cose oversize che vadano un po' a nascondere.
Quindi, che vi posso dire? I miei preferiti di questo mese saranno neri e anche un po' sacco della spazzatura come genere, a partire da, come li sto descrivendo bene, questo maglione oversize, anche un po' vestito maglione perché arriva fino al ginocchio, della marca Missguided che ho preso su ASOS. Che vi posso dire? Un maglione oversize che però mi piace molto abbinare o con al di sotto semplicemente dei collan coprenti, quindi metterlo come vestito, oppure con al di sotto dei leggings, il che ci porta al secondo preferito, che è praticamente la stessa cosa ma in versione felpa super mega oversize, di nuovo vestito felpa gigantesco. Questo proprio quando me lo metto mi sento al sicuro, perché è come mettersi addosso la copertina di Linus. Questo è l'effetto che fa su di me, in questo caso del marchio ASOS, quindi proprio del brand ASOS. Mi piace molto e mi piace di nuovo indossarlo un po' come il maglione precedente, oppure come dicevo con i leggings. E quindi leggings in finta pelle, che sono un po' la mia passione. Ne avevo acquistato un paio l'anno scorso o forse 2 anni fa su ASOS, li ho messi tantissimo, talmente tanto che stavano per cadere a pezzi, e così quando da Primark ho notato questi li ho comprati. E peraltro, a differenza di quelli di ASOS che erano sottilissimi, questi sono foderati all'interno con una sorta di tessuto in pile, non so come altro definirlo con 2 F, che li rende adatti anche all'inverno, quindi abbastanza caldi. Che vi posso dire? Minima spesa, massima resa, li ho indossati tantissimo, quasi sempre proprio in abbinata o con il vestito felpone o con il maglione vestito. Tutto nero, allegria, buon umore. L'altro capo che ho indossato tantissimo è quello che indosso anche in questo momento, che avevo preso da Zara, che è un vestitino che poi vi faccio vedere in un cutout, inutile che mi alzo adesso, con la manichina sbuffo, indossato di solito con sopra un bel cardigan. Se seguite le mie Insta Stories saprete anche cosa indosso ogni giorno, perché ve lo mostro bene o male attraverso le stories. Bene, questo conclude la categoria degli abiti. Adesso passiamo alla prossima categoria, che è quella delle scarpe. Le mie scarpe preferite di dicembre, senza ombra di dubbio, sono queste signorine qua. Questa sorta di anfibi super mega zeppatissimi che ho preso su ASOS, che sono del brand ASOS per l'appunto, che probabilmente piacciono solo a me, ma va bene così. Mio marito le chiama le scarpe di Frankenstein. Perché le amo? Beh, innanzitutto perché sono molto comode, mi ricordano gli adorati anfibi della mia gioventù, ma hanno il plus di avere questa zeppa che mi regala 4 cm in più, che essendo alta come il grande puffo male non fanno. In più, come dicevo, sono comodissime, le ho indossate praticamente quasi ogni giorno a dicembre, anche perché si abbinano molto bene sia all'abito che indosso adesso per dargli così un tocco un po' più sbarazzino, ma anche e soprattutto agli outfit che vi ho mostrato poco fa, ovvero vestiti oversize, leggings eccetera eccetera. Praticamente un total black, hashtag total black è un po' la descrizione perfetta per il mio look di tutto il mese di dicembre. Se li cercate li trovate su ASOS, non costano neanche tantissimo e io li amo follemente, alla faccia di chi vuole male alle mie adorate scarpine. Chiamarle scarpine, vabbè. Bene, passiamo adesso all'ultima categoria, che è quella dei random, che ancora una volta comprende soltanto un prodotto, ma non potevo non parlarvene. Random. Non potevo non inserire tra i miei preferiti di dicembre questo signorino qui, l'Aperol Spritz, che trovate un po' dappertutto, in tutti i supermercati. Non è proprio un consiglio di quelli, ma dai, non l'avevo mai sentito, però è stato il mio salvatore delle serate di dicembre. Tornavo a casa da lavoro dopo una giornata infernale, coccola con Aperol Spritz. Sabato trascorso tra negozi di mobili ed affini, Aperol Spritz. Insomma, è stata davvero la mia coccola di fine giornata in un sacco di occasioni. Un'ottima alternativa per gli amanti dello spritz, quello del bar, che
onestamente ha una qualità di solito superiore, ma comunque un'ottima alternativa casalinga a portata di mano per la coccola di fine giornata, e quindi mi sentivo di dargli il giusto valore. Grazie amico caro, sei stato un prezioso alleato per affrontare le giornate più cupe. E allora vi consiglio di provarlo, giusto per rendergli la giustizia che merita. E giungiamo così alla fine di questo video, l'ultimo del 2019. Come sempre io spero che i prodotti che vi ho consigliato vi siano piaciuti, vi abbiano ispirato in qualche modo, spero di avervi fornito delle informazioni che magari non avevate. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io lo sappia. E poi, come al solito, vi ricordo, non l'ho ancora fatto ma ormai dovreste saperlo, che sul mio blog troverete la lista di tutti i prodotti che vi ho consigliato con link per conoscere i prezzi, saperne di più, eventualmente anche acquistarli online. Come sempre, disclaimer, 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 nessuno mi paga per parlare di un prodotto piuttosto che un altro, anche un po' peccato, vi dirò la verità. Tutto quello che vi ho mostrato l'ho comprato con i miei soldi, tutte le opinioni sono le mie, influenzate da nessun altro che la sottoscritta. Lo dico così non ci sono dubbi di sorta. Bene, prima di salutarvi ci tenevo ancora a dire una cosetta, ovvero a ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito e supportato nel corso di questo anno, sia qui su YouTube ma anche sugli altri social. Grazie di cuore, siete davvero speciali e non lo dico per dire, lo penso davvero, sono molto fortunata perché veramente nel 99% dei casi i vostri commenti sono di incoraggiamento, e quando c'è una critica è comunque una critica costruttiva. Cioè gli haters fino adesso non ci sono stati e spero che non ci saranno, perché poi sono per niente una persona che si lega le cose al dito, io proprio niente. Quindi grazie di cuore, siete speciali, vi voglio un bene dell'anima, ma davvero. Spero quindi che non mi abbandonerete in questo periodo di assenza che sarà caratterizzato da un trasloco devastante, e spero che sarete ancora con me quando l'anno prossimo vi accoglierò nella nuova location che ospiterà questi video, e fatemi sapere anche se potrebbe interessarvi non solo un room tour della mia sala hobby, chiamiamola così, ma anche dell'intera casa, perché potrei eventualmente anche filmarlo. Insomma, lasciatemelo scritto nei commenti qui sotto. Bene, non c'è altro da aggiungere, passate un favoloso Capodanno facendo quel che preferite. Non sto manco a chiedervi per Capodanno, perché sono quelle domande che in più se voi volete sapere cosa farò io, probabilmente starò spostando scatole fino alla mezzanotte e probabilmente anche oltre, quindi un inizio dell'anno trascorso così traslocando, ma la bellezza. Bene, per oggi non c'è altro, per quest'anno non c'è altro, un bacio gigantesco e noi, come dico sempre su Instagram, ci si becca quando ci si becca. Ciao amici!